Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta della temperanza, amici del Leone. Può essere un momento di riequilibrio, un momento di rigenerazione, per qualcuno proprio di guarigione psicoemotiva o magari anche fisica se state attraversando una convalescenza. E direi che potrei riassumere con un momento di calma. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web con tutto quello che propongo, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo da un 5 di coppe. Abbiamo il mago, c'è un 3 di bastoni, gli amanti, il carro, la torre. Quanti arcani maggiori che avete? 8 di pentacoli, e 2 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Sto preparando una novità per voi e pubblicherò il video prossimamente, quindi rimanete sintonizzati. Ok, partiamo da questo 5 di coppe. 10 di spade, e 3 di bastoni che avete già qui. C'è come la chiusura di un periodo, la chiusura con qualche sentimento di vuoto, con qualche rammarico magari per qualcuno. Andiamo a vedere il mago, perché il mago è una carta di nuovi inizi, è una carta di azione, una carta di qualcuno che sa come muovere le pedine. Abbiamo la forza, un fante di spade e un 4 di spade. Il 4 di spade lo sento un po' collegato con questa temperanza. Io sento che c'è come la chiusura di un periodo vecchio e l'inizio di qualche cosa di nuovo. Può essere un nuovo progetto, un nuovo percorso di studi, un nuovo percorso terapeutico per qualcuno. Perché il 4 di spade mi parla di qualcuno che ha bisogno come di isolarsi, di prendersi un momento per riflettere. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, 7 di pentacoli, e appeso. Sembra che qualche cosa qui, ragazzi, si stia proprio sbloccando nel prossimo periodo. Mm.
Dipendendo da qual è il vostro progetto, sento che con questo mago ci sarà come un'azione decisa da parte vostra, troverete il coraggio. Per qualcuno potrebbe anche essere veramente una proposta, un percorso di studi, di iniziare qualcosa, di uscire dal guscio, sento. Se fosse una questione professionale, per esempio, potrebbe anche essere un nuovo prodotto, un nuovo percorso, qualcosa che in qualche modo nel mese di agosto sento che partirà. Andiamo a vedere gli amanti. Wow, 2 di coppe, re di spade. Per qualcuno è un inizio romantico, ragazzi. Può essere l'inizio di un fidanzamento, se magari è un po' che vi frequentate. Andiamo a vedere il carro. C'è come dare una direzione. Abbiamo un 9 di spade. E un 9 di coppe. Io ho come la sensazione che non vi dobbiate preoccupare di andare avanti, di continuare con questo percorso, qualsiasi percorso sia. Però abbiamo anche la torre. Qui arrivano le grane. Andiamo a vedere questa torre. Fante di bastoni e 7 di spade. Mm. Credo che dobbiate ricredervi o che vi ricrederete su qualcuno, su qualche ideologia. Di solito la torre viene per destrutturare certe sicurezze, certe certezze. Probabilmente potrebbe essere collegato a questo appeso. Perché non è che abbiate fino ad adesso carte di illusione, tipo la luna, 7 di coppe, c'è però questo 7 di spade. Ah, occhio ai furti. Questo periodo estivo, ragazzi, occhio ai furti, occhio a non lasciare la roba in giro, il telefono, il portafogli, gli occhiali, orologi vari. Datemi una carta per questo 7 di spade. Cos'è che casca? La cecità. C'è qualcosa che non volete vedere. Eppure fino a qua non lo vedo. Mm. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. 8 di coppe. E asso di pentacoli. Mm. Ho come l'idea che puntiate a qualcosa di molto alto e questa torre potrebbe arrivare per ridefinire, ridimensionare una persona o un progetto. È come se fino ad adesso non vi foste resi conto di qualche lato, magari un po' falso, di questa situazione, un po' ehm, nebuloso, diciamo così. E qui è come se aveste bisogno di capirci di più, mi viene da dire, di andare a fondo delle cose, perché effettivamente la parte iniziale sembra idilliaca, ragazzi. Però poi nella seconda barra terza settimana di agosto c'è qualcosa con questa torre di cui diventate consapevoli. Quello che credevate di qualcuno, di qualcosa, non è così. Andiamo a vedere il due di bastoni. 8 di spade.
Re di Pentacoli amanti. Non lo so, probabilmente questa torre vi segnerà in qualche modo perché questo 8 di spade mi dice che avete una visione negativa, che tenderete come a boicottare o auto-boicottarvi in questa situazione o in questa relazione. In realtà avete per ben 2 volte la carta degli amanti, il re di pentacoli alla fine. Io credo che questo faccia riferimento, perché qui abbiamo il 4 di coppe e qui il 5 di coppe all'inizio. E c'è qualche cosa effettivamente da riequilibrare con questo 4 di spade? Mi sento come se avessi bisogno di riprendere un po' le forze, un po' le energie. Io sento che qualsiasi cosa sia che sia una relazione, sia che sia una questione lavorativa, ha un buonissimo potenziale. Occhio perché siete voi con questo senso di vuoto del 5 di coppe, con questi pensieri del 9 di spade, i 7 di spade, perché queste possono anche essere bugie che voi vi autoraccontate, 7-8 di spade, perché effettivamente non vedete qualcosa, probabilmente non avete la visione completa e quindi state traendo come delle conclusioni senza sapere tutto quello che c'è intorno. Vi sento titubanti nel dare conferme, nel mettere un seme, nel piantare questo asso di denari affinché possa mettere radici. Vi sento un po' più orientati verso il futuro piuttosto che verso il presente, però io ho la sensazione che un accordo lo troverete. Ehm, sì, secondo me sì. C'è qualcosa qua con questo re di pentacoli che diventa comunque solido, stabile. Mm? Ok ragazzi, andiamo a vedere settore per settore e qui vi ho preparato queste fantastiche slide manuali. Perché? Perché io non ho tempo di riascoltarmi i video tutte le volte e di mettervi il minutaggio, però mi rendo conto che non è che uno si possa ascoltare tutta la lettura, quindi c'è la barra rossa della timeline del video, voi appoggiate il dito sul cursore e in base all'immagine che vi dà voi potete scorrere direttamente alla sezione che vi interessa, ok? Quindi cominciamo con i disoccupati. Partiamo dal lavoro. Per quello che riguarda i disoccupati, secondo me è molto 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 probabile che ci siano accordi, che ci siano come... non sento con questo asso di pentacoli al contrario che gli inizi possano essere già nel mese di agosto, però potrebbero essere patti, accordi che arrivano per iniziare magari a settembre. C'è comunque una posizione stabile, ok? Alla fine della lettura, come se effettivamente aveste già preso accordi. C'è la carta comunque dell'8 di pentacoli. Secondo me non è subito inizio agosto che vedrete questo movimento, un po' più in là. Però anche qui accordi. Ecco, quello che mi viene da dire che potrebbero essere anche solo accordi verbali, perché effettivamente non ho carte di contratto. Passiamo a chi è dipendente. Allora, sento che è un periodo abbastanza tranquillo, sereno, pacifico, in armonia, mi verrebbe quasi da dire. Mm, qualcuno di voi potrebbe essere messo in un ruolo diverso, quindi magari, non so, sostituire qualcuno per queste vacanze o potreste proprio avere quello che è una promozione. Per qualcuno è un accordo per la promozione, magari anche questa arriverà verso settembre. Tutto sommato è un periodo abbastanza tranquillo, ragazzi. E per chi stesse aspettando un trasferimento potrebbe essere un momento propizio, sia perché arrivi oppure per chiederlo, se lo state pensando. Lavoratori autonomi, sento che qui prenderete delle decisioni importanti
Per qualcuno si tratta di alleanze importanti, c'è come un movimento in avanti che vi darà parecchie soddisfazioni e anche parecchia stabilità. Può essere anche l'inizio di un nuovo progetto, di un nuovo prodotto, di un nuovo servizio. Progetti e figli. Direi bene anche questa parte. È come se tutto scorresse tranquillo, ho come quest'idea, nel mese di agosto, o meglio, nella prima metà del mese di agosto. Devo dire che anche i progetti vi daranno delle soddisfazioni, potrebbero esserci come delle alleanze anche in quel senso. Mettete solo delle regole per definire il progetto, perché ho come la sensazione che qualcuno di voi abbia un suo progetto, ma non riesca a fare tutto, quindi ha bisogno come dei collaboratori, ma mettete le cose in chiaro, ecco, è quello un po' che mi viene da dirvi. Parliamo di denaro. Uh, Tutto sommato non è che state male, però come la sensazione c'è un 7 di spade. Quindi fate attenzione ai furti, mi viene da dire, fate attenzione con chi vi alleate, chi avete intorno. Potrebbe essere la perdita di qualcosa durante un viaggio, per qualcuno. Il dimenticarsi indietro qualcosa. Potrebbero essere delle chiavi. Ragazzi, monitorate bene la zona del denaro perché io ho la sensazione, non è che stiate male, però ho la sensazione che potrebbe arrivarvi una brutta sorpresa. Potrebbero essere delle cose da pagare in più, che non vi aspettavate, degli arretrati. Fatemi sapere poi nei commenti. Allora, passiamo alle relazioni e qui arriviamo ai single. Per quello che riguarda i single, ragazzi, potrebbe arrivare effettivamente qualcuno già a inizio mese, però come la sensazione che potrebbero esserci come delle differenze di età. Se andiamo un pochettino avanti nel periodo, può arrivare qualcuno di più consistente. Oppure questa evoluzione energetica potrebbe essere che una persona che all'inizio del mese conoscerete in modo un po' superficiale, mano a mano che passa il tempo, creerete come questo legame piuttosto forte, secondo me, che con questo 8 di pentacoli sento come crescere poco per giorno. Si finisce con la carta degli innamorati e degli amanti, quindi occhio a non sabotarvi, a non autoboicottarvi, però io sento che c'è come una buona possibile, un'ottima possibilità che possa nascere una relazione di un certo spessore con questa persona. Per le persone... Ah no, aspettate, segni zodiacali. Allora, abbiamo un gemelli, abbiamo cancro, potrebbe essere capricorno, ariete, acquario e leone. Ok, per le persone che sono in una relazione o che hanno una persona speciale, sento che è come se fosse ora di darsi una mossa. Scusate se ve lo dico così, però è come se doveste prendere un po' il toro per le corna e iniziare a smuovere
questa energia. Avete 2 volte il 3 di bastoni, cosa volete progettare? Qual è il vostro progetto? Che cosa state facendo per portarlo avanti? Ed effettivamente qui le cose comunque sono abbastanza in armonia, ragazzi, eh. Potreste voler organizzare un viaggio, piuttosto che, non lo so, qualche attività da fare insieme, qualche corso. E sento che le cose anche qui verranno elaborate, lavorate, vissute poco per volta, giorno dopo giorno, e questo creerà come una stabilità a questo rapporto. Clandestini, indefiniti e relazioni complicate, anche qui sento che raggiungerete comunque una certa armonia. Il punto però è che è come se doveste trovare il coraggio di dire la vostra, mi viene da dire. Trovare il coraggio di parlare, di comunicare, di far capire all'altro che cosa sono, quello che volete voi, le vostre esigenze, le vostre paure, un po' tutto. Però anche per voi comunque, secondo me, c'è un finale felice, mi dicono. Famiglia. Ecco, per quello che riguarda la famiglia, ragazzi, sento che potrebbe muoversi qualcosa. Soprattutto nel caso in cui ci siano come temi in sospeso, temi da concludere, sento che è come il periodo è buono per portare a compimento roba vecchia e focalizzarsi sul futuro. Qualcuno sarà impegnato con il futuro dei figli, eh? Ok ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol dire. Solitudine, che è la carta dell'eremita. E outsider. È come se vi dicessero di uscire dal guscio. Quello che vi dicevo un po' io prima all'inizio. C'è come una situazione qui, 5 di denari, 5 di coppe, può essere una situazione di vuoto, una situazione che vi ha ferito, una situazione che crea o ha creato solitudine dalla quale è come necessario uscire, ragazzi. Può essere anche un modo di pensare. Fatemi sapere nei commenti. Io spero che comunque la lettura vi abbia aiutato, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail oppure vi potete abbonare al canale. Anche in quella sezione tratto le credenze limitanti, però lì la formazione è ben più vasta perché ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di kundalini, di sensi, di sensi psichici, si parla di terzo occhio, di traumi, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, in decenni in realtà, di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, tenete presente che una è sdoppiata, 3A e 3B, e queste due vanno viste parallelamente, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!